cosa che più non sopporto di chi arriva in ritardo è chi, arrivando in ritardo, ha persino pronto una scusa surreale. How are you? You good? I'm good. So, we are trying to arrive in Trinidad as soon as possible, but there is a little hurricane 250 miles on north. Quello che è ritenuto uno degli uragani atlantici più forti di sempre ha già investito le coste dell'isola caraibica. Ok ragazzi, piccolo reminder, cadere dalla barca è esattamente come cadere da un palazzo di 15 piani, con la differenza che la morte sarà molto più lenta e dolorosa. Aggrappatevi alla barca, abbracciatevela come la donna della vostra vita. L'amate questa barca e non dobbiamo cadere mai e poi mai. Bye bye. Ce l'ho messa proprio tutta ad arrivare in anticipo, non dare scuse surreali e fare le cose con calma, ma Siamo in ritardo. dobbiamo raggiungere l'isola più a sud dei Caraibi. Fondazione Teleton ci ha mandato in missione. Di sicuro non erano al corrente della stagione degli uragani, ma nulla potrà fermarci. E parlo al plurale perché oltre a me, mi chiamo Ema, sono il comandante di questa spedizione, ci sono i miei 2 nuovi, freschi, giovanissimi filmmaker. Occhio che se si spacca da lì ti fai male, Nick, che fa di tutto per ammazzarsi, e Nate, che sa fare i salti mortali e prima o poi torneranno utili. L'isola più a sud dei Caraibi si chiama Trinidad e Tobago e lì si trova il piccolo Amari con la sua famiglia. Voglio raggiungerlo perché tutti, e dico tutti, devono conoscere la sua storia. Il viaggio per Trinidad parte in modo un po' sgangherato. Allora, nella puntata precedente, nel caso non l'avessi vista, da Milano volo a New York con 2 filmmaker. Bella la vita d'artista. Arrivo nell'isola in cui si trova Pampero, cantiere di qualità. Chiedo info in giro riguardo Trinidad. Should I be scared? Allora, per ora siamo tipo 10-1 sul non è sicuro. I ragazzi con la camera nascosta provano a farsi ammazzare mentre la gru solleva la barca. Chi si farà schiacciare? Di certo non Captain Robert, sempre pronto a dar consigli. But if you ask the questions, then the information starts to feed itself. Che non ascolto mai, troppo affezionato e mi sbagli. Quando una barca sta all'ancora, il modo che hai per toccare terra è usare questi piccoli gommoni che si muovono tramite motore. Il motore del nostro gommone non si è ben capito che ostruzione avesse al carburatore. Come un cane da tartufo sente che abbiamo bisogno di aiuto e ci raggiunge Captain Robert. Okay, have you put it in the engine yet? Yes. You can't get it started. Forse dovrei ribattezzare Captain Robert in Capitan Ovvio. He's the captain. No, I came to save them. Giusto che lo sappiate, lui è venuto soltanto per poter dire di averci salvato. Yeah. Certo, giustamente uno che affonda quasi la sua barca vuole salvare gli altri. Yeah, this guy is amazing. He almost sinked his boat. Mi piace riportarlo con i piedi per terra. No, yeah, there's nothing going through. Aiutare ti rimetti in contatto con qualcosa di molto umano. E quando aiuti succedono più cose insieme. Il cervello rilascia dopamina, ossitocina, endorfine. E per quanto sia poco poetico metterla solo su quel piano, è scientificamente questo che ti fa stare bene. Ma c'è dell'altro. Aiutare ti fa sentire utile. E sentirsi utili dà un senso. A cosa? Forse a tutto. Quando aiuti, per un attimo esci da te stesso. I tuoi problemi smettono di essere il centro dell'universo. Non spariscono, ma si ridimensionano. La barca di Captain Robert non è affondata per pochissimi secondi. È bloccato da 7 mesi in un cantiere per ripararle il prima possibile e rimetterle in acqua. Quindi non è che gli mancassero le cose da fare. Eppure ha trovato il tempo e il modo di venire a darci una mano. È presente quella sensazione di guardare qualcuno in difficoltà e pensare: se capitasse a me, mi piacerebbe ci fosse qualcuno a darmi una mano. In fondo, quando aiutiamo qualcuno, non è che aiutiamo un estraneo e basta. Aiutiamo una possibile versione di noi stessi in quella stessa situazione. E siamo ripartiti. A dirla tutta, più che condizioni meteo e riparazioni di bordo,
There's only one race, my friend. We are one people. A farci tardare l'arrivo è stata più l'accoglienza caraibica. If you walking like a human, talking like a human, you're a human. There's no race. E prima ancora di arrivare nell'isola di Trinidad, avevamo già capito che di pericoloso avremmo trovato ben poco. Naturalmente evitando i posti un po' più gettonati dal crimine, ecco, e poi per il resto sarebbe filato tutto liscio. Il viaggio è durato in tutto 12 giorni con tutte le pause del caso per aspettare il meteo migliore e riparare vari ed eventuali in barca. L'uragano si è spostato verso ovest, permettendoci di arrivare, finalmente, nell'isola di Trinidad e Tobago. Non era proprio dietro l'angolo Amari. Raggiungerlo è stato un bel viaggio. E adesso la parte più imprevedibile di tutto il progetto, molto più della presunta pericolosità di Trinidad, quella di andare a genio ad Amari. Perché star simpatico ad un bambino non è garantito. E io quando navigo sono così tanto nel personaggio che... insomma, non lo so. Ad Amari piacciono moltissimo le barche, nuotare, quindi spero gli piacciono i pirati italiani, filmmaker, youtuber. Me la giocherò così. Ho spiegato ad Amari quanta strada avessi fatto per raggiungerlo. Non mi sembrava particolarmente sorpreso. I have the perfect present for you. Da bravi ospiti non ci siamo di certo presentati a mani vuote e gli abbiamo portato un piccolo regalino e per educazione ha fatto finta gli piacesse. Comunque, documentario sia, lasciamo raccontare i genitori di Amari. So, just name and where I'm from or just name alone? Abiel, il papà, e Rachel, la mamma. A friend of mine invited me to a party and I met her there that night and we started to talk. He was very, very kind to me. And it was surprising because I never believed men to be like that. I always believe men, they have one thing in mind, they just go for that, and once they get what they want, they just go their way. The first thing for him was just to be kind and to be nice, and that was strange for me. A little while after we exchanged numbers, I started to pursue him. I was like, I want this man. He's so nice. I never met anybody like that. From that time, we bond, became best of friends. From that, it turned into a marriage, and we also had Amari. Bella love story, adesso sai da dove è arrivato Amari, dall'amore di due genitori. Quanto invece a quel regalo, quel giochino che ho portato ad Amari, è uno strumento che attraverso due elettrodi che posizioni sulle foglie converte i bioritmi delle piante in musica. Amari non ci aveva capito niente, ha fatto buon viso a cattivo gioco. How it works, I don't remember. Anche se l'unica cosa che so sui bambini, che è anche la cosa che fa sentire me bambino, è che la curiosità è benzina. Anzi, è vento che gonfia le vele. Sì, meglio, più green. Oh, is that a banana plant? Oh, let's go. Chiaramente non voglio che questo sia un video tutorial su come farsi amico un bambino. Anche perché io che cavolo ne so, con Amari si è semplicemente creato il feeling giusto. Oppure perché di fatto sono anche io, nel mio spirito, un bambino. Un bambinone italiano. E cosa può fare un bambinone italiano con un bambino caraibico? Giocare a calcio. Penso che Amari non aspettasse altro. Vabbè, andiamo di tutorial. Bisogna mettersi sullo stesso piano, giocare e ridere. Ed è più semplice a farsi che a dirsi, credimi. E comunque abbiamo vinto davvero per merito. Nick e Nate erano completamente incapaci. E anche se adesso lo vedete così dolce e pieno di vita, quando è nato c'era qualcosa che non tornava ai suoi genitori. Quindi fai un bel respiro e ascolta, perché per loro è difficile rivivere e raccontare. Però per chi ascolta può tornare utile ricordarsi che le tempeste arrivano per tutti e solitamente iniziano con un tuono.
He was 2 days old when it is we first knew he had a spot on his chin, but we thought it was a mosquito. So we just left it. And then at 10 days old, She told me something is not right. So I asked her, well, what's not right? we saw blood in his stool. We took him to a hospital in Tobago. While there, they were running some tests, but they didn't know, the doctors there wasn't sure what was taking place with Amari. They couldn't figure out what was wrong with him. They just told us that his platelets kept going down. They don't know why, so they just have to keep doing blood tests to monitor him. We know that something was wrong, but we didn't know what was wrong. And at 3 months old, when he developed eczema on his skin, the dermatologist, she told me that this disease is very rare, and she never encountered it in Trinidad or in the Caribbean. Living in Trinidad and Tobago, we didn't have much means research. So hence the reason why we still had to send samples abroad to find out what taking place with Amari. When it is that the doctor sent us back, when the samples came back and we found out what it was, we didn't know how we're going about to fix that, where we're going, and what is the treatment. I was so scared. That disease, they tell you, do not Google, because Google doesn't do justice for. So I Googled it, and then I was scared, I was crying, I was worried, I was telling my mom that my baby's not going to survive. Amari was the only child in Trinidad that was ever diagnosed with Wiskott-Aldrich syndrome. Non mi sono neanche guardata, sono stata con la cuffietta fino adesso, che vergogna, perché ho paura che passi troppa gente che conosco. Vabbè, ma che ti devono dire? Stai facendo parte di un documentario pazzesco. Vabbè. Allora, dottoressa, cambiamo location. Ma no, ma va bene qua. No, non mi piace più a me adesso. No, ma vi faccio spostare tutto, cioè non... Vabbè, non succede niente, li possiamo... Ma poi ci fai spostare, ma tu hai capito, noi abbiamo navigato nei posti più pericolosi dei Caraibi. Cambiamo location. Sì. Va bene. Però cambiamo location, mi deve venire un'idea. Dottoressa, lei adesso ha una grande responsabilità perché deve anzitutto permettere a chi guarderà e ascolterà questa storia di capire esattamente che cosa aveva Amari e come è stato curato. Ok, allora... Però prima... Aiuta. No, sarebbe bello che si presentasse. Ciao, io mi chiamo Francesca Ferrua e sono una pediatra innamorata dell'immunologia, delle malattie del sistema immunitario, in particolar modo dei bambini. Negli ultimi 15 anni mi sono occupata della sindrome di Wiskott-Aldrich, che è una malattia dal nome un po' spaventoso, che in realtà non è solo un'immunodeficienza, cioè un alterato funzionamento del sistema immunitario, ma è caratterizzata anche da un problema a livello delle piastrine, che sono quelle cellule del sangue che ci aiutano a non sanguinare. I bambini con questa malattia hanno delle piastrine più piccole, in minor numero rispetto a quello che è normale, ma che funzionano anche peggio, quindi hanno un elevatissimo rischio di sanguinamento. Anche il minimo urto, la minima botta contro un giocattolo può creare un sanguinamento che può essere anche molto importante e anche mettere a rischio la loro vita, quindi hanno una vita estremamente confinata. E durante la crescita, se la malattia non viene trattata, questi pazienti possono andare incontro a malattie autoimmunitarie o addirittura anche a tumori, soprattutto tumori del sangue. Zoom in. Il giorno dopo abbiamo aspettato che Amari, Ebiel e Rachel, tutta la famiglia al completo, ci raggiungessero in barca. Volevamo fargli fare un giro, ma il pontile in cui ci siamo attraccati non mi ha dato l'autorizzazione per mollare gli ormeggi di domenica. Ma quando mai? Io ti so fare i video, non gli ormeggi. Video e ormeggi sono la stessa cosa in questo progetto. Tu non sei un filmmaker e basta, tu sei un filmmaker pirata. Capisci cosa intendo? Più o meno. Noi non siamo autorizzati a uscire da questo marina perché la domenica il Docmaster non è presente. Se non è presente noi usciamo e succedono dei disastri. Questo ci uccide, non deve succedere, ok? Non ci deve uccidere, nessuno deve morire in questo viaggio. Quindi non succede, ma se succede che
è il caso di andare via perché io voglio far navigare Amari, cosa facciamo? Allora, Nate, tu che stai filmando, prendi il gommoncino col motore che hai riparato tu e funziona una volta sì e 3 volte no. Tu ti metti a prua e ti metti in modo tale che con la cima di prua la tiri via dalla galloccia, la tieni in tensione sulla galloccia, gli fai un po' di angolo così la tieni in tensione e la tiri, la richiami. Cosa fai? La laschi. Quando il nodo è sciolto devi fare solo una cosa. No! Prima devi dire liberi! Solo se Nate però ti dice che è libero. Forse potremmo semplicemente rimanere a terra e Amari sarà felice lo stesso. Amari! Yeah! Welcome in Chabaramas, my friend. Morning. Oh, sorry. We have so many options. We can cook in the boat and we can prepare pasta. Or okay, you want to try the original Italian pasta? Okay. Do you know something about sailing? Nothing. Okay. That's a good starting point. The other one, the bigger one. Da one over there? Oh yeah, that one. Pampero Seco, the only black sailboat in all Trinidad and Tobago. Welcome on board. We have other sails. This is the chain. This is another sail. And this is another sail. We have a lot of sails. You can see it from here. All right. Okay, I'm kind of scared. Yeah, come on, Amari. Wow! Italian wine. This is actually Vermentino di Sardegna. I'm honored to give you one of the most important thing in this boat. It's a little rusty, but we don't care because this captain crossed the ocean with me. So I just want to give the captain without the key because I need the key. And that's for you. Ta-da-ta-da-ta. Oh yeah. Thank you. Thank you, Amari. You're a pirate. Now you're a pirate. We started to look hospitals closer. When I say closer, US. Così Abiel, il papà caraibico, e Rachel, la mamma americana, sono volati con il piccolo Amari a New York. Un po' il viaggio a ritroso che abbiamo fatto noi per raggiungerli, con la piccola differenza dello stato emotivo che li ha assaliti durante quel viaggio. Ve lo immaginate cosa potrebbe significare da genitore vivere una cosa simile? Essere disposti a qualunque cosa per salvare il proprio figlio. Sapere che non esiste nient'altro di più importante. Eppure lì i genitori di Amari non hanno mollato nemmeno per sogno e ritrovato la loro rotta. We contacted a doctor, Dr. Sumati in the United States. She is a part of the Wiskott-Aldrich Syndrome organization, and she was advising us, try to reach out to Italy. Dei medici americani hanno scoperto che all'ospedale San Raffaele di Milano era in corso la sperimentazione clinica di una terapia genica messa a punto dai ricercatori di Fondazione Teleton. Ed è per questo che la famiglia di Amari ha affrontato un viaggio di 12.000 chilometri. Incredibile, in Italia, proprio grazie a Fondazione Teleton, esiste un trattamento per quella malattia. Let's go inside. It's not necessary to be the best chef in the world, but you need to cook for your crew. Which do you prefer? The French. The French? Oh, enough. Tuna. You're leaving everything behind at home and you have to go to a country that you don't know the language. You don't know anybody there. What did you know about Italy at that time? All I know, all we knew that Italy was the home of pizza. That's all. We just tried our best. It was hard first, but it became a little easier. And something that I realized is that things would never always go good. Oh, yes. Things could get really, really bad. And sometimes you just have to deal with it. More sauce with the tuna. Ooh, inside here is hot. I do get nervous.
Le tempeste sono parte dei viaggi più complessi. E per quanto possano toglierti energia e sembrare di non finire mai, devi solo resistere, a qualunque costo. E a volte è davvero dura farlo. The hardest moment, they started to give him chemo. His hair started to fall off. And one of the nurses was advising us it's better to shave off his hair. Amari started to look at me and he was crying. His body was hurting him, and also he started to get some sores inside of his mouth. It was tough seeing him that way. Seeing him there, that knowing that I can't physically do anything for him other than, try to support him, being a father. I never told Rachel that this is that. I started to cry. It had certain procedures that was difficult for me to watch. I just couldn't. It was a tough, trying experience, but we had to go through it. Yeah. Per curare la malattia dobbiamo agire alla radice. La dottoressa a questo punto avrebbe spiegato come è stata curata la malattia di Amari, ma so che c'è gente come me col deficit dell'attenzione e quindi se nessuno dei ricercatori all'ascolto si offenderà, ve la racconto nell'unico modo che conosco per afferrare concetti di medicina. Partiamo dalle basi, siamo fatti di cellule, dentro le cellule ci sono i nuclei e dentro i nuclei c'è il DNA, cioè i geni. Ogni secondo i geni producono proteine, ma se i geni sbagliano a produrre proteine, cosa succede? Un casino. Come risolvi tutto ciò? L'idea sembra follia. Ci si fa aiutare dal più bravo trasportatore di informazioni del mondo, i virus. Ma non un virus qualsiasi, il virus dell'HIV. È molto affascinante perché un virus cattivo che ha mietuto un sacco di vittime, temuto per anni, è stato addomesticato, smontato in laboratorio, sono state prese solo le componenti utili al nostro scopo, cioè le componenti che permettono di trasportare informazioni all'interno della cellula. Quelle cattive le abbiamo tenute via. Come se fosse una navicella, si monta il gene corretto che viene portata all'interno della cellula. Eliminiamo tutte le porzioni potenzialmente pericolose, manteniamo quelle utili e in più aggiungiamoci al loro interno il gene corretto. Contagiamo le cellule difettose con il vettore derivato dall'HIV e come per magia quelle inizieranno a produrre proteine corrette. Proprio così. Ooh, that one was high. Yeah. A big one. I'm sure there's other children that didn't get the opportunity that we got. My foot's sinking. Yeah, man, I think it's normal. Amari doesn't have to be on any medication. Watch my foot sinking. Okay. Well, you see Amari. Amari is running around. Let's see something. Let's see something. Yeah, I feel we can fish right here. I see this zebra one. No, watch that. Those things. If I could have done something to show gratitude for the Telethon Foundation, I would. Even if it's giving my last, giving my all, I appreciate the Telethon Foundation. Oh gosh, oh gosh, oh gosh. Now I have to wash off. I have to wash off in the pool. Well, I will want to swim because the pool is the best place to swim. I've never been in a big pool before. I've only been in a small pool like this size. Are you serious? Is this your first time in a real pool? Yeah, my first time in a real pool. I mean, I went one time, but this is my second time. What? Why am I behind them? Avrei voluto dirglielo ad Amari, ma in quel momento non ci avevo neppure pensato. Lui ha chiesto perché Nick e Nate erano dietro di lui e riprendevano. E il motivo è perché stiamo raccontando la storia di Amari.
Un bambino felice di vivere. Tutto qui. Lo so, è assurdo ragazzi, ma lui sarebbe potuto non essere qui. Today I wanted to go to the beach, but I changed my mind. I would go to the beach tomorrow. Listen to me. One day, I'll become an amazing director and sailor. But one day, you should be the president of the world. Give me your hand. That's a promise. Yeah. You will be the president of the world. You want to be? Yeah. No, okay. Yeah, doesn't matter. Let's go. E la cosa meravigliosa è stato vedere dopo il trattamento Amari pian piano fiorire sempre di più. Cioè lui è sempre stato un bambino molto vivace, però quando non stava bene, come dire, si vedeva. Can we stop? I'm almost 34. Okay, change my mind. You are too fast. In questo lasso di tempo che chiamiamo esistenza, siamo tutti di passaggio. Have you ever seen the movie Forrest Gump? Don't do it. Non vorrei buttarla sul banale, ma a me piace molto ricordarlo, che siamo tutti di passaggio. E se tutto sommato ci si riesce a vedere anche fortunati per cosa la vita ti ha riservato, forse si può proprio fare questa cosa chiamata aiutare e fare del bene. La butto lì. Wanna try with your hand? Oh yeah, nice and smooth. Look a crab there. Look one there. Okay, I'm really stuck. Yep, I'm really stuck. Se oggi Amari è qui è perché qualcuno anni fa ha deciso di donare per una malattia che non ha mai sentito nominare. E a distanza di anni, una cura nata in un laboratorio italiano ha cambiato la vita di un bambino a 12.000 chilometri di distanza. The big dinosaur came and swallowed it. Volevo tanto fare la sorpresa a chi in Italia Amari lo conosce molto bene con un video saluto, magari ricordando che Amari è pur sempre un bambino di 6 anni. Il primo tentativo era andato anche bene. Hi, my name is Amari John. I am 6 years old. I have a dog named Fluffy and a cat. Ma era un po' troppo corto e sono un regista esigente. So, hi. Hi, we were at the beach. I found some stones and we found some sea crabs. How many monkeys have you seen? 4 monkeys. 4 monkeys. On the tree. I swam inside the ocean and I had fun playing inside the sand. Okay, again. Let's try again, Amari. My name is Amari. Wait a second, sorry. I just need to... Okay, thumbs up. Watch the camera and speak loudly. When you want. Hi, my name is Amari John. We was at the beach. I found a crab in the sea. We found sea creatures and I had fun playing in the sand. I swam in the ocean. And Are you recording this video for the doctor, right? yeah. Oh, cool. So you can just say hi. And we're leaving now. I had fun at the beach. Bye. Bye. Okay. Hi, doctor. My name is Amari. Okay, again. Hi, doctor. It's me, Amari. Am I boring? You sure? Oh, ok. È arrivato quindi il momento di sfruttare l'abilità di Nate di fare i salti mortali. Oh yeah, watch this. Come here. Yeah, because that guy is an athlete. Kind of. Ve l'ho detto, prima o poi ci sarebbe tornato utile.
told you. I told you. Amari has a lot of energy, yeah. You can see a big difference in Amari, the way that he carry on himself, the way that he runs, the way that he play. He's no longer needing a helmet. You would swear now that this is not the same child 6 years ago, 5 years ago, even 4 years ago. It's not the same. Amari is a different child right now, very much so. Saremo anche 8 miliardi di esseri umani in questo pianeta, ma ogni singola vita merita di essere vissuta. Ogni vita conta. Big waves. On the left, big waves, Captain. Don't be scared. Let's go. Oh yes. Let's go. That's cool, absolutely cool, Amari. Yeah, it's cool. The waves is cool. Dottoressa, mi stia un attimo in pausa, arrivo. Aiuto. It's a little wet. It's wet. Here it's cool. Hello, doctor. Hello, Doctor. It's Amari. What do you want to say to the doctor? Well, we was at the beach, and then we went on the boat. Oh yeah, show the boat. Yeah, so many cameras. And this is outside the boat. Yeah, not so much outside, please. That's in the water. Bye bye. Bye, Doctor. Bye bye. Now how old are you? 6. And what's your name as a pirate? Captain Amari. What? You sure, Captain Amari? I see it! It seems a nice name for a captain. We will see next year. Wait just a minute. Mommy, we're not going back to Italy? Hey! A plane. We're not going back to Italy? Yeah, next year. We will sit there. And we will go in San Siro Stadium to play football. So say hi to the doctor. Hello, doctors. Thank you for saving my life. Molto bello. Molto molto bello. Are you sure the direction is good? Yeah. Okay. So far from the boat. Almost lost my strength. Use the rope. This one. Okay. We need this rope. Yeah. Captain, we are in a tough situation. That's better. That's a professional knot. Thank you, Captain Amari. You saved our life. I'm impressed. Now, let's climb. Yeah. Okay. No filmmaker anymore. No! It's going! He's leaving! I want to be honest. I don't like that guy. Non lo so, io questa cosa mi sento di dirla perché vorrei davvero che lo spettatore poi alla fine lo capisse che sto dicendo una cosa che è funzionale a rendere concreto quello che stiamo raccontando. Non voglio che tutto questo viaggio che abbiamo sostenuto, questi momenti bellissimi con Amari, poi siano finalizzati per farci dire nei commenti bravi, bravissimi. Io vorrei invece che ci fossero persone che scrivessero ho deciso di donare. Ciao Amari. Ciao. Lì abbiamo vinto, ragazzi. Questo è quello che penso.
You're a captain. Vai, Amari. Whoa, big whiff, big whiff.